E benvenuti in questo nuovo video di mercato, però non consueto e tra l'altro non dalla stessa location in cui ci vedete di solito. Cioè, ovviamente noi nel fine settimana facciamo il solito riepilogo di quanto successo all'interno della settimana, ma più che altro trattative, voci, quel che gira, insomma, su voci di mercato classiche, insomma, entrata e uscita. Però stavolta diciamo che la voce o la trattativa, chiamatela come volete, diciamo, prende un po' il sopravvento su Mh. tutte le altre. Poi magari vediamo se riusciamo a fare anche il consueto video che facciamo di solito con tutto il resto delle trattative, prettamente in entrata comunque. Però c'è 'sta notizia che, appunto, come dicevo, È la più scavalca un po' tutte sì, le è altre. la più interessante, diciamo, più preoccupante Eh. forse, che ha un po' sconvolto tutti direi, Sì, perché anche nel nostro stiamo un gruppo abbonati, sì, cioè è scoppiato il disastro, nel senso, immagino anche in tutti gli altri gruppi, anche non virtuali, cioè si parla anche si parla prettamente di questo perché appunto c'è la voce insistente, soprattutto che viene dall'estero, perché in Italia è stata solo sì, riportata, ma dall'Austria comunque riportano che il Brighton sarebbe molto interessato a Svoboda. In teoria, fosse così, si fermasse a questo la notizia, boh, il problema è che, riportano proprio la notizia che esisterebbe una clausola rescissoria da pari a 5.000.000. sì, E mh, quindi questo va un po' a scombussolare tutto, a mettere in stand-by tutto il resto, per quanto ci riguarda, mercato in entrata, perché è una notizia abbastanza, dal mio punto di vista, molto sconvolgente. sì, Svoboda aveva appena rinnovato mi sembra, comunque, Sì, sì, da poco. pensavamo rimanesse uno dei pilastri, noi l'abbiamo messo anche nella nostra Assolutamente. formazione della Serie A come proprio uno saldo che non può assolutamente andare via. Un caposaldo da cui Sì, ripartire, però non sapevamo di questa clausola effettivamente penso nessuno. inserita nel contratto. Vabbè, ci può stare una clausola, tutti i giocatori ce l'hanno penso più o meno, però, il problema principale è il valore di questa clausola che, Sì, non probabilmente c'è più di rispecchia il valore di Svoboda in questo esatto. momento. Cioè il problema non è l'interesse del Brighton per il giocatore, anzi, cioè, testimonia il valore del Eh, giocatore. Boh, insomma, se si fermasse a questo, anzi, sarebbe quasi una bella notizia perché ti fa capire sì, il valore del giocatore e dici: che giocatore che abbiamo con noi". Il problema appunto è il problema grosso, non è tanto neanche l'interesse che ha Svoboda probabilmente eventualmente ad accettare una proposta del genere, perché sarebbe sicuramente una proposta economica migliore del contratto attuale, cioè, sì, poco sì, sì. poco da dire da questo punto di vista. Il problema sta proprio, secondo me, nella presenza eventuale, Mh. però, noi diciamo per il momento continuiamo a dire presenza eventuale della clausola, secondo me. Non abbiamo la certezza al 100%. Esatto, però detto questo, la notizia è uscita, partita dall'Austria o da dove, è arrivata qui, comunque l'abbiamo riportata noi, l'hanno riportata in tanti, però non ci sono state smentite ufficiali, da parte della società. Io speravo proprio in questo, nel senso, riportiamo, sembra credibile come cosa, però vediamo, cioè Sì. se la società interviene, almeno in questo caso, cioè non dico che deve intervenire per ogni trattativa che dice: "No, per questo giocatore non c'è interesse", o cose. Però in questo caso qui è il tuo capitano, arriva cioè Eh. una voce insistente di un interesse di una squadra di Premier League, insistono poi a dire che esiste questa clausola da 5.000.000, se non è vero intervieni e dici: "No, il capitano", non dico il capitano rimane con noi, ma non esiste almeno questa clausola, Sì. quindi le notizie sono inventate. Almeno negare la presenza della clausola per me sarebbe stato comunque confortevole da tifoso. Tutto questo finora almeno non è successo e comunque non è uscita, ieri. Abbiamo aspettato un po' perché potevamo veramente fare, un video anche prima, subito quando è uscita la notizia. Abbiamo aspettato un po' per capire La se situazione, qualcuno se smentiva, esatto. se S magari negavano questa cosa qui, anzi, cioè, avremmo preferito, ecco, non farlo questo video, nel senso, eh. vuol dire che era una bufala, come si suol dire, invece Invece sembra che sia sembra. effettivamente così, perché però comunque sottolineiamo 5.000.000 sono veramente Eh sì, veramente pochi.
Cioè, okay che il valore adesso online si legge che è a 3 su Svoboda, 3 e però mezzo, sì, ma, anche quello non è giusto. scusa, per me non ha totalmente senso, perché Solo comunque perché lui viene dalla Serie B italiana e perché gioca in Italia, il valore si abbassa sempre purtroppo, sì, ma poi perché perché anche magari non è un ragazzino, nel senso va per i 28. Okay, però in realtà, cioè proprio perché va per i 28, è un giocatore nel pieno della carriera, sì, nel suo meglio probabilmente. Non è più ragazzino, ma non è neanche un vecchio, un sì. giocatore, da buttare via, dico, è proprio nel pieno della carriera, ehm, nel periodo in cui forse può dare il meglio, no. Sì, a me sembra assurdo che la società abbia accettato di mettere Ma una più che altro clausola così quello. bassa, perché è veramente basso. Cioè, Doumbia l'hai venduto a Sì, 25, 23, 26. 23 più 3. È troppo basso per il capitano. Per Ti il valore, cioè è trovi allora, 5 milioni come hai detto tu è veramente troppo basso. Figurati, cioè perfino l'anno scorso comunque criticavamo la cessione di eh, Izes a quelle cifre, non tanto la cessione quanto a quelle cifre lì, per me il giocatore valeva molto di più, infatti a Sassuolo per me ha comunque reso molto bene e eventualmente dovessero cederlo, lo cederanno di più. sì, beh, Quindi in fatto di cessioni io non sono mai stato troppo, a parte per Doumbia mi sembra una cifra sì, consona. è la più alta, quindi Esatto, sì, no, no, ma effettivamente anche il valore ci sta, no, il valore del sì, sì, giocatore, è il giovane, di potenziale di grande crescita, potenziale, boh. sì, Però sulle cessioni anche dell'anno scorso, e eventualmente anche questa, cioè sì. non sono mai stato troppo, d'accordo. Questa ancora peggio per me sarebbe, Anche usiamo perché il se metti una condizionale. clausola di solito la metti più alta perché, è la Sì, clausola che fa esatto, uscire il giocatore la spari senza alta. esatto, senza dover andare a parlare o E comunque il problema secondo me è chi cioè probabilmente è il giocatore o cioè gli agenti del esatto. giocatore hanno chiesto di inserire Nel momento questo del affinché rinnovo firmasse, sì, esatto, affinché firmasse il rinnovo. Però tu società hai sempre la possibilità di dire: no, a 5 no, mettiamo a 15 magari, eh, che ne so, la butto lì, ma anche a 10, non lo so." Cioè comunque una cifra che come dire, che fa dubitare la squadra che è interessata al giocatore, che la fa un attimo titubare e dice: "Veniamo magari a più miti consigli, mh, parliamone col club, vediamo se c'è possibilità di, prendere il giocatore a meno." E così ovviamente è veramente facile per tutti, appunto, sì, fosse vera la presenza di questa clausola, avvicinarsi, ma neanche cioè, letteralmente la notizia era che insomma sugli agenti adesso di Svoboda che hanno fatto sapere a Venezia che arriverà, come dire, una chiamata dal Brighton, no? mh, Ma in questi casi qua, quando un club paga la clausola rescissoria, non ha neanche il dovere di parlare col club, perché tanto la clausola rescissoria è quella, pagano sì, e vanno direttamente al giocatore. Ovviamente in questo caso non è che, funziona come da procedura. Parli prima col giocatore, vedi se è interessato, credo sia interessato, anche semplicemente parlando di ingaggio, è lasciamo stare vero. il discorso al capitano, perché lasciamo stare, insomma, sappiam tutti, è un discorso trito e ritrito che le bandiere ormai buonanotte, Vabbè sì, ovvio. non mi sorprendo di quello, non impazzisco dietro a 'sta roba qui. Quindi di fatto, se c'è il suo sì, se ci sarà il suo sì, il giocatore parte, Sì, sempre se è presente questa clausola, esatto. ripeto. Probabilmente sì, avran già parlato col giocatore, è una supposizione questa ovviamente. Sì, però come Ehm fai, cioè, approcciarti al pagamento col cioè sicuramente hanno l'accordo col giocatore esatto, e poi allora vai come dire, certificare, a pagare 'sta clausola perché tanto sai già il giocatore ha accettato e tutto. Anzi, esatto. qua cioè la notizia dice che sono gli agenti stessi di Svoboda che hanno, chiamato, han fatto sapere come dire, il Brighton è molto interessato, Mh, arriverà una chiamata per avvisare, ma è più cioè come dire, un avviso di cortesia, esatto, perché non ci che se ne sarebbe neanche andrà. bisogno in questi casi qui. Eh sì. Quindi, cioè sostanzialmente la notizia è questa, Probabilmente nel momento in cui ha dovuto firmare il contratto, ha detto: "Io firmo il contratto del rinnovo solo se mettete certo, questa clausola." Cioè e quindi, questo il rinnovo è sicuro. arrivato solo per Ma questo. il problema infatti lì sta nell'accettare, cioè sta nell'accettare da La parte da società, sì, perché ovviamente sì. noi non potevamo sapere, No, cioè noi ci arriva la notizia: "Ha rinnovato Svoboda", siam esatto. contenti, ovvio. Però non sappiamo E non esatto, sappiamo tutti i cosa c'è dettagli, non è che scritto. abbiamo il contratto in mano e andiamo a vedere: "Ah cavolo, ma esiste c'è sta". Speriamo che gli altri giocatori che hanno appena rinnovato, non ci sia niente di
questo tipo nel contratto. Su Busio ad esempio. No vabbè, Esatto. però abbastanza, cioè, strana come situazione perché non pensavo, Eh ehm, sì. cioè è veramente troppo bassa, cioè veramente poco da dire, anche da discutere. Si può dire, cioè, per carità, massima fiducia in Antonelli, questo non cambia, il nostro pensiero sul lavoro fatto finora. Però certo, partire con una notizia così eventualmente, perché per ora rimane un'eventualità, partire con una notizia così a mercato appena iniziato, non è il massimo. Esa Cioè, okay Doumbia, cessione di Doumbia Sì, l'abbiamo quello accettata lo tutti, sapevamo già, metabolizzata tutti, va esatto. benissimo, la cifra è alta, quindi Infatti, la cifra è perfetto. alta. Se qua la cifra fosse stata alta, Eh, avremmo anche capito, però, 5.000.000 son veramente pochi. ma anche Cosa ci perché, fai? cioè, razionalmente così buttandola lì, che con 5.000.000, no, in un sistema, come dire, dove tu compri una cifra e allora rinvesto quella cifra, ma a 5.000.000 non vai a prendere un difensore del livello di No, Svoboda, a abbiamo meno che preso fai una pescata di scouting devastante, che ti vai a infatti. pescare il nuovo centrale di difesa, regista difensivo Ma è del una futuro. scommessa, anche Fila l'abbiamo preso a 4.000.000 e son 4.000.000 buttati per Il ora. rischio, sì, cioè il rischio è grosso, cioè il rischio di non trovare, cioè il rischio di perderci è grosso, perché Sì, comunque anche investendo ne incassi 5, ne investi 10 su un altro difensore. Per me con 10 non vai a prenderti un giocatore che ti dà le stesse identiche sicurezze che ti dà Svoboda. Che sia certo, giovane o vecchio, non cambia niente vero. il discorso. Per me con 10.000.000 attualmente, anche ad esempio, non ti vai a prendere un difensore di sicuro affidamento per provare a ottenere la salvezza l'anno prossimo in Serie A. Cioè, Dobbiamo fare un upgrade, in questo modo è ancora più difficile farlo. esatto, esatto. Stiamo a vedere, cioè speriamo cioè finisca tutto, come Mh, dire, che la società veramente interviene, dice: "No, era una bufala", o comunque si spengano le voci sì. e a quel punto venga fuori che no, era tutto una farsa. Però, non so, dall'estero sembra veramente, mi son sembrati Sì, veramente molto convinti, da più vero. parti anche. Comunque Sky Sport, Austria, però non Italia, però comunque Sì, autorevolissimo, quindi boh, non può inventarsi così le le cose. notizie, ecco, son Eh, molto specifiche, e quello mi fa veramente pensare sì. e mi fa molto temere anche. Diteci voi cosa ne pensate di questa notizia e niente, Sì, ne parliamo qua sotto nei commenti se con volete. più pacatezza possibile, perché comprendo che in questo momento, insomma, l'umore non sia al massimo finché appunto non arrivano notizie un po' più chiare. Stando così le cose, ci sta che non siano, come dire, Esatto. gli umori non siano al massimo, ecco. Quindi fateci sapere voi, la vostra qua sotto, nei commenti, e appunto ci riaggiorniamo magari, ecco, speriamo smentendo tutto quanto, dicendo Sì, era una grossissima bufala, non era vero nulla, il giocatore vuole rimanere per esatto. un atto di cuore, non lo so. Vediamo. Comunque questo, fateci sapere la vostra, e sempre Forza È Venezia. sempre Barzaniana.